Signori, oggi ci divertiamo. Zia Concetta scrive: Leclerc è molto sopravvalutato, gestisce le gare e i sorpassi peggio di Mazepin. Ok. Bahrain, Mazepin parte 19esimo, non finisce la gara, va a muro e quindi sorpassi effettuati, 0. Emilia Romagna, Mazepin parte 19esimo, arriva 17esimo, colpa di un crash Bottas Russell e Latifi out. Portimao, Mazepin parte 20esimo, arriva 19esimo, Kimi Raikkonen out, 0 sorpassi in gara. Spagna, Mazepin parte 20esimo, arriva 19esimo, colpa di Tsunoda out, sorpassi in gara 0. Non puoi gestire male i sorpassi se non effettui i sorpassi. Zia Concetta ha ragione. Come avrete capito, signori, oggi leggerò le unpopular opinion, anche se molte di queste ormai sono diventate popular, che girano intorno a Leclerc è sopravvalutato. Tutte queste frasi le trovate su Twitter, io censurerò i nomi perché quello lì è un mondo un po' tossico, non voglio avere problemi. Dunque, tutto è iniziato quando è esploso l'hashtag Lecrash, dove tutti esprimevano il loro disappunto sulla bravura e sulla competitività del pilota monegasco. Ma io, con il potere dell'analisi, vi dirò se è vero o meno. Iniziamo. Leclerc è un gran talento, ma è tremendamente sopravvalutato. Tra i giovani è quello meno incisivo. Potrebbe aver senso, quindi analizziamo questa frase. Con giovani generalmente si intende Verstappen, Russell, Norris, Leclerc. Quindi noi andremo a prendere proprio questi 4, andando ad escludere Gasly, anche se potrebbe dir la sua qua in mezzo, perché incomincia ad avere già 25 anni, direi di escludere le persone dai 25 anni in su, che non sono più giovani ma giovincelli, e escludo anche Mick, Tsunoda e Mazepin. Prendiamo in considerazione le annate 2020 e 2021, anche se Leclerc ha espresso il suo maggior potenziale nel 2019, a livello statistico. Verstappen, ragazzi, non è da analizzare, è primo indiscusso, è l'unico che è riuscito a battere Lewis Hamilton, ha vinto un mondiale, quindi Verstappen, primo indiscusso dei giovani, è il più forte al momento e lo mettiamo lì, in prima posizione. Carino e coccoloso. Bene, nel 2021 Lando Norris ha totalizzato 160 punti contro i 159 di Leclerc. Nel 2020 invece ha totalizzato 97 punti contro i 98 di Leclerc. Cosa assai stravagante, se sommiamo le due annate esce che entrambi hanno totalizzato 257 punti. Quindi le due annate sono praticamente pari, ma andando ad analizzare il contesto la situazione cambia notevolmente. Cito giusto per completezza, ma per Russell faremo un discorso a parte: nel 2020 ha totalizzato 3 punti, mentre nel 2021 ne ha totalizzati 16 per un totale di 19. Ma con Russell dobbiamo fare un discorso a parte perché volessimo paragonare i punti sarebbe automaticamente ultimo. E quindi contestualizziamo. Lando Norris aveva nel 2020 una vettura decisamente più performante rispetto a Charles Leclerc. Aveva già avuto l'anno di ambientamento, quindi conosceva il suo monoposto, e dal 14 maggio la McLaren avrebbe dedicato tutti gli sforzi a lui, esclusivamente a lui, poiché il suo pilota di punta Carlos Sainz sarebbe andato alla sua diretta concorrente, ossia la Ferrari. Quindi Norris nel 2020 ha il favore degli sviluppi, una macchina superiore e Sainz overperformante, perché 2019 e 2020 Carlos Sainz è andato molto forte. Perché metto Sainz nelle statistiche di Norris? Perché il contesto che si è creato attorno a Lando Norris è favorevole per star tranquillo, per poter iniziare a lottare per le posizioni che contano, per poter dire la sua, insomma si trova in un contesto tranquillo, senza avere troppi pensieri per la testa. Mentre nel 2020 Leclerc ha una macchina decisamente inferiore alla McLaren, il favore degli sviluppi, questo è vero, ma un Vettel allo sbando. E iniziando l'anno da secondo pilota o reagisci o un pochino anche te ti fai due domande. Di certo non la vivi serenamente. Nonostante ciò Leclerc porta a casa 2 podi contro l'1 di Lando Norris, porta a casa più punti con una vettura decisamente peggiore. E in più voglio aggiungerci anche quel pochino del 2019 che è stato fatto. Comunque sono 2 vittorie, 10 podi, è un pilota che c'è, vivo. Colui che ha mantenuto la Ferrari a galla. Ripeto, Vettel non stava capendo più niente ed era un 4 volte campione del mondo, non l'ultimo scemo in griglia di partenza. Per l'annata 2021 è un discorso un po' più particolare, perché Norris totalizza 4 podi, Leclerc 1. Voglio escludere la sfiga, fa parte del motorsport, tra le statistiche non compare sfiga, quindi anche io
non andrò a prenderlo, salvo per un evento, ma ci arrivo tra pochissimissimo. Norris 4 podi, Leclerc 1, macchina diciamo uguale, ma avrei anche qui da ridire, perché forse se Ricciardo avesse fatto una performance migliore durante l'anno avrebbe raggiunto quasi sicuramente la terza posizione, però non è accaduto ciò, quindi la terza potenza costruttori è la Ferrari, e allora diciamo che le macchine sono quasi uguali. Quello che è un dato incisivo è la non costanza di Leclerc, 4 volte non è andato a punti, mentre 2 volte non è andato a punti Norris. Ripeto, c'è un po' di sfiga per mezzo, ma la voglio escludere, salvo un momento. Qui entra in gioco Russell. Se noi diamo l'ipotetica vittoria a Russell in Bahrain quando la Mercedes si è praticamente distrutto la gara, diamo anche un'ipotetica vittoria a Leclerc a Monaco, perché partiva dalla pole. A Monaco, salvo muro, tu vinci automaticamente. Bahrain, salvo Mercedes che ti rovina la gara, tu avresti vinto a mani basse. Includiamo Leclerc e includiamo Russell? Io direi quindi di abbonare quest'unico evento. Quindi diamo un po' più di valore a Leclerc in questa stagione e diamo un po' di valore anche a Russell, perché altrimenti sarebbe incollocabile. Russell, oltre ad aver fatto un grande campionato nelle posizioni basse totalizzando 16 punti, Russell ha saputo cogliere l'occasione, gestire la gara, rimontare e soffrire. Ripeto, quella gara l'avrebbe vinta lui. E quindi a conti fatti tra i giovani troviamo Verstappen primo, e colui che ha saputo battere un 7 volte campione del mondo, più di lui non c'è nessun altro. Leclerc in seconda posizione. Al terzo posto metto Russell con un punto interrogativo, perché ha saputo gestire l'occasione, è stato bravo, tutto quello che volete voi, però dei 4 è quello che ha lottato di meno nelle posizioni che contano, quindi potremmo avere delle sorprese. Ma Norris lo metto in quarta posizione e aggiungo dell'altro. A Monza è stato battuto dal suo compagno di squadra che in un periodo di sofferenza, quando ha trovato l'occasione della vittoria, non gliel'ha data neanche sotto tortura e ha dimostrato di non saper gestire le posizioni alte, andando contro il volere del team e sprecando un'ipotetica vittoria. Mentre i primi tre, tra sfiga e bravura, sia Russell, sia Leclerc, sia Verstappen hanno saputo lottare per le posizioni importanti. Per fortuna però non sono l'unico a pensarla in questo modo, anche se Andrea, il curling è uno sport rispettabilissimo e direi che non deve essere insultato. Queste qui delle cartelle molto carine, c'è il ragazzo che l'ha scritto si è impegnato. Vittorie senza motore, illegale. Apriamo anche questa cartella, all'interno troviamo il nulla cosmico. Anche qui do ragione a chi dice che quel motore non aveva di legale niente. La Ferrari è stata brava a oscurare tutto, molto probabilmente non ci sono prove concrete, quindi andiamogli a togliere i 10 podi fatti quell'annata e andiamo a togliergli anche le 2 vittorie a Spa e a Monza, non gliele voglio dare. Charles Leclerc ha il merito di aver mantenuto la Ferrari in piedi quando c'era un tracollo mostruoso. Chiudo con un tweet divertente. Finora ho scelto tutti quanti quelli dove si poteva aprire un discorso, potevamo analizzare e parlare. Questo qui fa ridere e basta. Leclerc è iper mega sopravvalutato. PS, forza Inter. Io già non condivido la tua scelta e va bene, perché sono di un'altra parrocchia e ok. Ma che cazzo c'entra? Che c'entra? Che cosa c'entra? E ok, va bene. Iscrivetevi, lasciate like, io vi saluto con questa perla. Da Tony è tutto, passo e chiudo.